sentiti anche voi. Non so, c'è come un animale che ringhia. Ascoltate un attimo. Come un animale che ringhia. Adesso faccio andare via. Vai, 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 vai. Quindi fa... Si sente fare... Bene o male che c'è la recinzione, che poi dico vabbè, non è che tiene chissà quanto, però almeno c'è il muretto. Vai via, vai, vai. Mizzica, quando verranno a decidersi a pulire qui sarà sempre troppo tardi. Senti. Come deve essere una foresta tropicale. Mamma mia. Cioè, alla fine ho detto vabbè, visto che ero qui che facevo dei lavori, sentivo questi rumori e ho detto è meglio che riprendo ancora che poi dopo qui salta fuori una bestia strana e me mangia. No, è meglio che riprendo, no, guarda. Cioè, voglio dire, no? Vai via, porca troia. Adesso l'ho sentito lì. Avete sentito? Avete sentito? Mamma mia. Quindi quest'anno abbiamo fatto un po' di insalata. Adesso questo qui, vabbè, poverino, è un po' così, ma prima ce n'era molto di più, poi l'abbiamo tagliato e via. Queste c'erano già, quindi non sono una novità, e invece quest'anno, e questo è melone, se non erro, dovrebbe essere il melone. Vediamo se quest'anno fa qualcosa. L'avevamo già fatto anni scorsi, ne era venuto uno stitico, molto stitico. Vabbè, vediamo quest'anno se viene fuori. Poi il basilico, che era piccolissimo, guardate come è diventato, bello grosso. 2 vasconi, poi non so cosa ne faremo di tutto sto basilico perché... E poi pomodori con l'insalata. Questa qua dovrebbe... è già forse 10 giorni quell'insalatina lì, era piccola, questi pomodori erano alti 3 dita, adesso sono già alti 25 centimetri, vediamo. Ho messo anche i bastoni per farli crescere. Pomodori, vedi qua, guarda come diventa bella l'insalata qua. E questa qua dovrebbe essere l'anguria, dovrebbe essere. Vediamo anche quella se quest'anno viene fuori, perché anni fa ci avevamo provato e non era venuto niente. Boh, vediamo. E poi altra insalata. Il nostro orticello, facciamo la foto della copertina. Tac, copertina fatta. Ok, molto bene. E poi qua c'è l'aloe. Questi, se non ricordo male, dovrebbero essere ciclamini, credo, né? Sì, e questo qui è l'orticello, vediamo quest'anno, questa produzione, vediamo un po' se quest'anno ci riusciamo a far venire fuori qualcosa. Quindi top.
Comunque, vorrei dirvi, in questo periodo qua che fa molto molto caldo, di fare attenzione, molta attenzione, perché questa mattina, no, sono uscito di casa tranquillo, fresco fresco come una rosa. Sì, in casa non è che avevo il condizionatore acceso, si stava freschi, si stava normali. Erano le 11, sono uscito fuori, ho fatto due cose in giardino, sotto il sole, non avevo il cappellino, non avevo gli occhiali da sole. Sono stato lì una mezz'oretta, tutto tranquillo, tutto tranquillo. Che cavolo succede? Ma chi è che grida? E a un certo punto sono rientrato in casa, dopo 5 minuti più o meno, ehm, mi sento tutta la faccia calda, mi sento proprio salire dal petto in su un calore, tutta la faccia rovente. Prima mi sono seduto, poi non ce la facevo a stare in piedi, sono dovuto andare subito di corsa sul divano a sdraiarmi, tirare sui piedi, stare lì 10 minuti, dopo 10 minuti con il ventaglio che mi facevo aria di qua e di là, allora mi sono ripreso, però vi assicuro che si sta male. Secondo me è stato un'insolazione, un colpo di sole e, e comunque è tutto il giorno che non quadra, perché mi ha sballato tutta la giornata, mi sento tutto. Di che c'è tantissima umidità, siamo di nuovo al 70% di umidità, non c'è il sole, l'aria pesante, non si riesce a respirare, fa veramente fatica e comunque ci sono 32, cioè in confronto ad agosto che ci saranno poi 50 gradi, perché poi ad agosto ci saranno 50 gradi, adesso che ne abbiamo 32 non è caldissimo, però bisogna fare veramente attenzione, uscire fuori, coprirsi, non dico come fanno gli arabi col Tuareg e tu quant'altro, però bisogna coprirsi, non stare al sole perché durante le ore pomeridiane io vedo anche i vicini di casa, non c'è nessuno in giro fino alle 6, alle 7 di sera, non si fanno vedere in giro, cioè io vedo adesso non c'è nessuno, fa troppo caldo, quindi mi raccomando fate attenzione se uscite fuori coperti, mi raccomando coperti. Ecco, adesso vi faccio vedere l'igrometro cosa segna. Allora, aspetta, eh. Qua segna la bellezza del 60% di umidità con 21 gradi, ma i 21 gradi secondo me sono sfasati perché di solito c'è 5 gradi di più, quindi segna 25, mi sembra un po' strano che ci sono solo 25 gradi. Infatti, Questo che mi sembra un po' più preciso segna 26. questo qua è quel rilevatore di monossido di carbonio che vi avevo fatto vedere. Comunque 60% di umidità e io aggiungo sempre 25 gradi di più, quindi 25. E questo per dirvi che comunque e sono le 8 di sera, sono le 8 di sera, attenzione perché alle 3 alle 4 di pomeriggio qui fa molto più caldo. Finalmente oggi è una giornata decente, senza umidità, con il sole che si sta abbastanza bene, e caldo ma non rovente, e infatti lo vedete lì, c'è un po' di nuvole, ma si sta abbastanza bene. Comunque il sole non è rovente, ma si sente che brucia, perché comunque attraverso le nuvole comunque il suo lavoro lo fa, eh? Quindi anche oggi mi raccomando, se uscite fuori, come vi ho detto ieri, fate attenzione, copritevi perché il sole frega, eh? Il sole frega. Allora, oggi così, guardate, mi sono messo gli stivali, con gli stivali, perché devo fare un lavoro, eh? Devo fare un lavorone, devo lavare le ante, che credo sia un anno
credo sia un anno che non le ho più lavate, sono tutte lerce, impolverate, sporche, è un casino, quindi mi devo mettere lì con acqua, la scopa e il sapone, mm? L'acqua saponata e vai di puliziante dentro e fuori, dentro e fuori. Visto che non fa tanto caldo, almeno che mi bisti i balloni che non sono neanche della mia misura, sono 2 taglie in meno, però adesso poi mi sono segnato di comprarli, guarderò poi in qualche negozio, su Shein, non lo so, da qualche parte, insomma. Anzi, ci faccio anche la copertina, così. Poi decido, come sempre decido. 1, 2, 3. Anzi, più così. 1, 2, 1, 2, 3. Ecco. Copertina fatta. Adesso vi faccio vedere come si puliscono con la scopa e l'acqua saponata. Adesso qui ho il secchio con l'acqua saponata e facciamone. Questa è una delle tante, questa è una delle tante. Bene, sto facendo con questo che si chiama Irge Casa panno profumato. Vabbè, profumato ormai il profumo se n'è andato perché è già aperto da un bel pezzo. Ma dovrebbe profumare, non so, forse di miele, non so, forse, non lo so. Comunque sto prendendo questi panni qua così, poi li apro a metà qui, se ci riesco, ecco così. Poi taglio le ultime 2 dita nel senso del lungo, nel senso che quando si apre così diventa più lungo. E taglio le ultime 2 dita per farlo diventare una cosa tipo questa, tipo così, ecco così, no? Eccoli, così. Poi lo attacco con il nastro carta e questo qui si mette praticamente sopra i condizionatori, sopra la... In pratica aiuta a filtrare, diciamo, un po' la polvere, il pulviscolo, le schifezze che poi alla fine cosa fanno? Si infilano dentro gli ingranaggi del condizionatore, lo sporcano e poi alla fine uno cosa fa? Si respira l'aria sporca, ammuffita. Invece facendo così, con questo, si evita in buona parte che tutte le schifezze finiscano praticamente lì dentro, mm? Perché poi si creano muffe, polveri, si infilano animali e cose varie. Quindi con la modica cifra di non so quanto costa, forse 3 euro, mi risparmio tante fatiche e la pulizia annuale dei condizionatori dura molto di più perché ovviamente si sporcano molto meno
E voi lo fate, lo sapevate, fate solo attenzione di prendere dei pannetti che lasciano passare l'aria bene, perché altrimenti c'è il rischio che poi il motore si sforza troppo, la ventola si sforza troppo e quindi poi fa fatica a girare. Quindi l'unica accortezza è quella lì, che questi panni devono lasciare passare l'aria, che se sono troppo fitti non passa l'aria, poi il motore si sforza.